Come abbiamo visto nella prima parte di questo episodio, dopo la perdita di 3 M1340, i carri italiani ripiegano sulle proprie linee insieme alla sezione di artiglieria, con la perdita di ben 3 ufficiali. A questo punto le autoblindo dell'11th Hussars riprendono la testa della brigata e, verso le 12, avvistano la linea di resistenza dei bersaglieri, circa 4 km e mezzo a sud-est di Bir el Gobi. Quasi contemporaneamente, alle 10:30, la 22nd Armored Brigade, coperta dal fuoco della Royal Gloucestershire Hussars, avanza a destra ed il 4th County of London Yeomanry a sinistra. La prima unità italiana impegnata dai carri è il 3° battaglione armi d'accompagnamento, che, non ancora completamente schierato, è travolto dai carri dello Squadron H 2nd Royal Gloucestershire Hussars. Un plotone del 9° battaglione carri M, inviato a supportare i bersaglieri, è bloccato dall'azione combinata degli Squadron G ed H del 2nd Hussars, con la morte anche del comandante del plotone. Invece lo Squadron F del 2nd Hussars si trova di fronte il 5° battaglione bersaglieri, che, ben attestato a difesa e coperto dal tiro delle artiglierie e dei cannoni della milizia marittima di artiglieria, ne blocca l'avanzata. Tuttavia i carri inglesi si raggruppano nuovamente e gli Squadron F e G del 2nd Hussars riescono a superare le linee del 3° battaglione armi d'accompagnamento, aprendosi così la strada verso nord. Il 4th CLY si dirige sulle posizioni non ancora fortificate del 12° battaglione bersaglieri. Lo Squadron A, che guidava l'attacco, è però fermato dal fuoco delle artiglierie italiane, mentre lo Squadron B tenta di superare l'ala destra italiana per avvolgere il battaglione bersaglieri. Diversi carri britannici riescono ad infiltrarsi fra i capisaldi, tanto da tagliare fuori il comando di reggimento, che riesce a fatica a ricongiungersi con il 12° battaglione. In questa situazione critica, alle 13:30 scatta il contrattacco del 132° reggimento fanteria carrista. La prima compagnia del 7° battaglione, seguita a breve distanza dalla 2ª compagnia e dall'intero 8° battaglione, viene lanciata verso sud per attaccare il 2nd Hussars. Questi 60 carri impegnano a fondo ed aggirano i 2 reggimenti britannici, che sono costretti ad arrestarsi. Il 4th CLY invia lo Squadron C per tentare un aggiramento delle posizioni dei bersaglieri, ma è arrestato dal fuoco dei pezzi controcarri e degli autocannoni della Millimart, che infliggono ai britannici grave perdite. L'intervento del 3rd CLY, che era stato spostato a coprire il fianco destro del 2nd Hussars, sorprende il plotone che ha aggirato questa unità da destra e riesce ad avere ragione dei carri italiani. Lasciato lo Squadron B in posizione difensiva, cioè con lo scafo interrato, per tenere i contatti con l'altro reggimento, il comando del reggimento avanza, incappando però nelle difese controcarri dei bersaglieri, che ben presto mettono fuori combattimento 4 carri, compreso quello del comandante di reggimento. Alle 16:30 il 2nd Hussars è costretto a ripiegare sotto la pressione dei carri italiani, sempre tenuto sotto il fuoco dai pezzi anticarro e dagli autocannoni. A questo punto si ritira anche il 4th CLY. Il 3rd CLY, che è stato il meno provato nei combattimenti precedenti, alle 16:50 riceve l'ordine di raggrupparsi per tentare un nuovo attacco. Ma un'ora dopo arriva un contrordine motivato dalle gravi perdite già subite. A questo punto l'attacco della 22nd Armored Brigade è finito in un completo fallimento. Le perdite fra i britannici sono pesanti: 21 morti, circa 2 dozzine di feriti, 42 carri fuori combattimento e 42 dispersi, che sono poi fatti tutti prigionieri dagli italiani. Ma la vittoria italiana non è arrivata a basso prezzo. In totale l'Ariete ha avuto 25 morti, 177 fra dispersi e feriti, 34 carri, un cannone e 3 automezzi.
La battuta d'arresto della 22nd Armored Brigade costringe la 7th Armored Brigade a fermare l'avanzata verso Sidi Rezegh, dato che sarebbe estremamente rischioso lasciare il fianco scoperto agli italiani che, nonostante le perdite, hanno ancora un centinaio di carri e le artiglierie pressoché intatte. L'attacco dell'Africa Corps alla 4th Armored Brigade costringe quest'ultima a cedere il passo e nella prosecuzione dell'azione anche la 7th Armored Brigade è costretta a ritirarsi. In questo modo va completamente a vuoto il piano britannico per l'operazione Crusader. Il combattimento è stato portato avanti dai carristi inglesi secondo i canoni di impiego dei carri britannici, cioè utilizzando i carri incrociatori come arma autonoma, senza l'appoggio della fanteria e con l'artiglieria utilizzata solo da lunga distanza. Invece l'Ariete ha operato coordinando la fanteria con i carri armati, evidentemente secondo le teorie di impiego tedesche, dato che nei mesi precedenti si è addestrata insieme alle unità Panzer del Deutsches Afrika Korps. Questo utilizzo di unità corazzate con impiego pluriarma si è già dimostrato in precedenza nettamente superiore all'impiego tattico dei soli carri armati nell'attacco al fronte nemico. È abbastanza interessante notare che le perdite italiane furono leggermente superiori a quelle britanniche, principalmente perché a subire i danni maggiori fu la fanteria, cioè i bersaglieri, nei confronti dei reparti di carri. È importante anche notare l'elevata percentuale di ufficiali persa fra i carristi nel corso del combattimento, 5 morti e 5 feriti su una sessantina di ufficiali di organico. Rommel si congratulerà personalmente con il generale Balotta per l'ottima prova data dalle unità italiane. La combattività e la tenacia della divisione Ariete hanno salvato le unità tedesche dall'accerchiamento. E non sarà l'ultima volta, in Africa e in altri teatri della Seconda Guerra Mondiale.